I fagioli alla messicana sono famosi in tutto il mondo. In Italia sono famosi soprattutto per i film di Bud Spencer e di Terence Hill. Si possono fare in mille modi, con mille tipi di fagioli. Oggi vi faccio vedere la mia ricetta, che è molto molto facile. Prima cosa, su una bella padella spaziosa, un po' di olio extravergine di oliva e un bello spicchio di aglio schiacciato, che poi se vogliamo lo recuperiamo, se non lo vogliamo lo lasciamo dentro. Una bella cipolla bianca o bionda, potete metterne una, potete metterne due, potete metterne quattro, la quantità che preferite. Io ne ho messo una e secondo me è la dose ideale, altrimenti dopo sa più di cipolla che di fagioli. Degli aromi, io ho preso del rosmarino fresco, tritato, che è molto buono. Se ce l'avete secco mettetelo, legatelo in qualche modo oppure tritatelo fine se ci riuscite. Vanno bene anche altri aromi come per esempio il prezzemolo. Poi ci metto della pancetta, è facoltativa, se volete la mettete, se non la volete non la mettete, però dà molto sapore. Questa è bacon, pancetta affumicata. Va bene anche dello speck tagliato sottile sottile, faccio finta di non averlo detto. Va bene anche la pancetta normale, va bene la salsiccia, va bene anche le salamelle intere se volete metterle dentro. E un po' di peperoncino, anzi abbondante peperoncino, e facciamo rosolare un po'. Ci aggiungiamo circa 400 g di passata di pomodoro cruda. Se non ce l'avete cruda va bene anche quella cotta, magari invece di farla cuocere 15 minuti la fate cuocere 10. Un po' di sale e un po' di pepe. Ho allungato con un pochino di acqua il pomodoro perché era troppo denso, ora bisogna farlo cuocere, come dicevo, circa 15 minuti. Si deve asciugare appena appena. Ci ho aggiunto anche dell'origano, è facoltativo, va bene anche il timo, va bene anche niente perché avevamo già messo anche il rosmarino. Dopo circa 15 minuti ci aggiungo i fagioli. Io ho usato i fagioli tipici messicani, fagioli rossi, poi ci sono anche i neri, ci sono i fagioli quelli con l'occhio, ci sono diversi tipi di fagioli, vanno bene anche i nostri borlotti, anzi forse anche meglio, però insomma io ho voluto rispettare un po' la ricetta. E vanno bene anche i cannellini. Ho messo su anche una pentola con un po' di riso perché voglio fare un piatto unico. Naturalmente chi non vuole utilizzare bacon, pancetta, salsiccia eccetera non ce li mette. Facciamo cuocere 10-15 minuti finché non si asciuga, deve cuocere lentamente. Vedete, quando si vede il fondo della pentola sono pronti, potete tirarli da parte. Intanto controllo il mio riso se è cotto. In questa ricetta, se volete, potete metterci anche dei peperoni tagliati sottili o delle carote o altre verdure che preferite, però non c'entrano assolutamente niente. Non stanno male, ma non c'entrano. Il riso è pronto, i fagioli sono pronti e cosa manca adesso? Ecco cosa manca, signori. Magia! Questa ricetta qui ve la metto tra 4-5 giorni. Una bella fetta di pane con i fagioli.